Il commercio globale è in evoluzione e si stanno formando nuove alleanze. L'Europa è un colosso del commercio internazionale, ma non riesce ad imporre i propri interessi. Dopo decenni di trattative e di interruzione, l'Europa ha infilato una serie di accordi commerciali con diversi paesi che sembrano perseguire il sesto modello prospettato nel video precedente, quello della diversificazione. Vediamo la soluzione e cosa si sta facendo. Io sono Francis Fanelli e questo è We Can Rise Up, un canale per aprire gli occhi su ciò che accade intorno a noi. Tra il 2025 e il 2026 l'Unione Europea ha in tutta fretta concluso accordi in stallo con alcune delle più grandi economie del Sud America e dell'Asia. Si tratta del Mercosur, il mercato unico del Sud America, che comprende Brasile, Argentina, Uruguay e Paraguay, in Asia con l'India e l'Indonesia e in Oceania con l'Australia. Questo è quello che succede quando negli Stati Uniti aumenta la superbia. Tra gli spauracchi di Trump e la necessità di fare meno affidamento sulla Cina, l'Unione Europea ha capito che deve aumentare il suo peso geopolitico in un mondo di rivalità sempre maggiori e complesse. Auguriamoci che stiano davvero comprendendo la nuova realtà e che attuino rapidamente un ribaltamento delle condizioni attuali. Ma una dirigenza europea che ci ha portato in questo pantano può essere davvero in grado di portarci fuori e di prospettarci nuovi paradigmi? Io sono scettico. Voi che ne pensate? L'Unione Europea ha agito in fretta come reazione alla nuova situazione transatlantica e i nuovi partner ne hanno approfittato. I negoziati con il Mercosur sono iniziati nel 2000, lunghe trattative ed esagerate pretese da parte europea, certamente, standard ambientali, regolamenti agricoli, ora lo si è concluso in pochi mesi. A cosa abbiamo rinunciato? Gli agricoltori europei hanno una serie di risposte in proposito. In una zona del sud-est del Brasile, la società australiana e brasiliana Meteoric sta scavando una serie di miniere e sta cominciando l'estrazione di una serie di terre rare. Questo renderà il Brasile ancora più strategico sullo scacchiere internazionale. Le perforazioni esplorative hanno rivelato la presenza di terre rare, nonché di metalli importanti. Ci vorrà ancora del tempo prima che arrivino le concessioni e che sia tutto effettivamente operativo. Da Bruxelles ci dicono però che questa è una delle ragioni dell'accordo: diminuire la dipendenza dalla Cina per le importazioni di terre rare e materie critiche. Qui, in We Can Rise Up, c'è un bel video proprio su questo tema. Vedetelo. Ricordo però ai nostri amministratori di fare attenzione, perché il Brasile, prima di essere nostro partner, è fondatore dei BRICS. Certo, ora si possono prospettare possibilità per gli investitori europei, permettendoci di vincolare le operazioni agli interessi europei. Ma saranno le aziende europee finanziariamente capaci di ciò, in competizione con le grandi aziende cinesi supportate dal governo della Repubblica Popolare Cinese? Che Bruxelles si attrezzi anche per questo tipo di competizione. La politica tariffaria che il Presidente degli Stati Uniti ha scatenato nel mondo nel 2025 ha causato interruzioni nelle principali catene di approvvigionamento e ha cambiato radicalmente la reputazione della sua nazione nel mondo. Non credo che l'amministrazione abbia ancora riflettuto tanto su cosa significhi avere più frammentazione nell'economia globale a causa delle loro azioni. C'è stato un cambiamento notevole tra tutti i partner commerciali statunitensi, che stanno riflettendo su dove e come possono diversificare il loro commercio. Questo è particolarmente vero per l'Unione Europea. Storie simili si sono ripetute con nuovi accordi commerciali con l'Indonesia e l'India.
Le trattative, un tempo bloccate per controversie sugli standard ambientali, improvvisamente sono arrivate oltre il traguardo. Quindi, come sono stati portati avanti questi accordi dopo tutto questo tempo? Quali posizioni sono cambiate? L'Unione Europea in generale è stata necessariamente accomodante. L'Unione Europea sta facendo concessioni concrete nella sua corsa per trovare partners. Siamo oggi in una posizione scomoda a livello geopolitico ed economico, ma, pur essendo in crisi, l'Europa è ancora un peso economico importante in termini assoluti. È un colosso del commercio. La maggior parte del nostro PIL è legato all'import e export a livello internazionale rispetto agli Stati Uniti o alla Cina. Questo è quello che siamo: 7.870 miliardi di scambi, più degli Stati Uniti e più della Cina. Possiamo essere potenti se volessimo. Se andassimo tutti 27 sotto la stessa bandiera alle Olimpiadi, saremmo sempre primi nel medagliere. Questo è qualcosa di cui andiamo fieri, ma lascia anche l'Europa più vulnerabile a scosse esterne come dazi, restrizioni all'esportazione o conflitti. Consideriamo l'automotive. Aziende come il produttore di ricambi di automobili Schaeffler, per esempio, o comunque tutti i grandi produttori di auto, guarda caso tedeschi, sono considerati la spina dorsale dell'economia europea. Ma i produttori hanno sentito un brivido. Le esportazioni di automobili tedesche verso gli Stati Uniti sono diminuite del 14% nel 2025 e le vendite anche in Cina sono crollate in modo drammatico. Non c'è dubbio, l'industria automobilistica europea ha bisogno di nuovi clienti velocemente. I nuovi accordi commerciali dovrebbero vedere l'Indonesia, l'India e gli stati del Mercosur gradualmente ridurre i dazi sui veicoli europei, rendendoli più accessibili ai clienti locali, grazie all'espansione delle loro classi medie. In quelle regioni il potenziamento previsto di vendite di auto potrebbe essere un'ancora di salvezza per le case automobilistiche europee, ma non per gli agricoltori europei. Ma che importa ai tedeschi? Loro coltivano solo cavoli e patate ed i brasiliani non sono forti coi tuberi e verdure. Ecco esplicitata la guida tedesca dell'Unione Europea. Inoltre il 13,7% del bilancio dell'Unione proviene dai dazi. Sono miliardi. Ora devono trovare il modo di compensarne buona parte. Ma l'Europa non compete solo con Stati Uniti e Cina per i clienti. Vuole e deve anche rivaleggiare con l'influenza delle aziende finanziarie americane da una parte e la crescente influenza cinese sulla scena globale. L'Europa ha bisogno di nuovi partners, le industrie europee hanno bisogno di nuove industrie clienti e altre parti del mondo stanno acquisendo rilevanza economica. Siamo diventati improvvisamente flessibili ed accondiscendenti. Così abbassiamo le braghe delle barriere doganali per vendere auto, speriamo. Tutto questo significa che le potenze medie possono esercitare molta più influenza nella sala delle negoziazioni. Fuori dall'Europa non importa nessuno dei nostri standard ambientali, nulla. Ci dicono: "Hey guys, vi siete arricchiti inquinando per decenni e ora che tocca a noi dovremmo adattarci ai vostri costosi standard?" Fuori dall'Europa non importa quasi a nessuno dei nostri standard sui diritti umani. Sono quasi tutte dittature o pseudodemocrazie. Fuori dall'Europa non si sentono obbligati a fare accordi con noi, ricchi sfruttatori imperialisti. È così che ci percepiscono, credetemi. È così che bofonchiano tra loro quando non ascoltiamo. Possono fare accordi tra loro medie potenze, già da tempo lo fanno. Per questo hanno istituito i BRICS e sono l'area del mondo che cresce. Vedono la nostra ipocrisia e ora che possono chiedono molto in cambio.
L'Europa deve riformulare il suo posizionamento strategico e la propria offerta. È una questione di sopravvivenza. Buon lavoro. Vediamo i dati degli scambi commerciali con i paesi con cui abbiamo stipulato accordi. Il Mercosur. Il Mercosur è il mercato comune del Sud America, un blocco commerciale sudamericano istituito nel 1991. I suoi membri sono Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay. Nel loro complesso, i paesi del Mercosur costituiscono la sesta economia più grande del mondo, con una popolazione totale di 270 milioni di persone. L'Unione Europea è il secondo partner del Mercosur per quanto riguarda gli scambi di beni, che rappresentano quasi il 17% degli scambi totali del Mercosur nel 2024. Il Mercosur è il 10° partner dell'Unione Europea per gli scambi di beni. Nel 2024 il valore degli scambi commerciali dell'Unione Europea con il Mercosur superava i 111 miliardi di euro, 55 miliardi di euro di esportazioni e 56 miliardi di euro di importazioni. Oltre l'80% del flusso commerciale è stato registrato con il Brasile. Tra il 2014 e il 2024 gli scambi di beni Unione Europea e Mercosur sono cresciuti di oltre il 36%. Le importazioni sono aumentate di più del 50% e le esportazioni del 25%. 56 miliardi di euro di importazioni dal Mercosur, 55,2 miliardi di euro di esportazioni verso il Mercosur. India. L'Unione Europea è il secondo partner commerciale dell'India, subito dopo la Cina e prima degli Stati Uniti. E rappresenta l'11,5% degli scambi di merci dell'India. Nel 2024 l'Unione Europea e l'India hanno scambiato merci per oltre 120 miliardi di euro, di cui 71,4 miliardi di euro in importazione verso l'Unione e 48 miliardi di euro in esportazione dall'Unione. Nell'ultimo decennio il commercio bilaterale è raddoppiato, le importazioni nell'Unione Europea sono aumentate del 140%, mentre le esportazioni dall'Unione sono cresciute del 58%. Nel 2024 Unione e India hanno scambiato servizi per oltre 66 miliardi di euro, di cui oltre 37 in importazioni verso l'Unione e circa 29 in esportazione dall'Unione. Nell'ultimo decennio gli scambi di servizi tra l'Unione Europea e l'India sono più che raddoppiati, più 243%. Veniamo all'Australia. L'Unione Europea è il terzo partner commerciale dell'Australia per quanto riguarda i beni, preceduto da Cina e Giappone, e rappresenta l'8,6% degli scambi commerciali dell'Australia. Nel 2025 l'Unione e l'Australia hanno scambiato beni per oltre 47 miliardi di euro, di cui 36,9 in esportazioni dall'Unione Europea verso l'Australia e 10,2 miliardi in importazioni provenienti dall'Australia. Nell'arco di un decennio gli scambi di beni hanno registrato un aumento di quasi il 50%. Nel 2024 Unione Europea e Australia hanno scambiato servizi per 42 miliardi di euro, di cui quasi 11 miliardi importazioni dall'Europa e circa 31 miliardi di esportazioni dall'Unione Europea. Nell'arco di un decennio gli scambi di servizi tra Unione Europea e Australia hanno registrato un aumento di quasi il 138%. Infine l'Indonesia. L'Unione Europea e l'Indonesia stanno lavorando a un accordo di partenariato economico globale e a un accordo per la protezione degli investimenti per approfondire ulteriormente le loro relazioni commerciali e di investimento. Nel settembre del 2025 le due parti hanno concluso i negoziati sugli accordi. Nel 2024 gli scambi di beni tra l'Unione Europea e l'Indonesia ammontavano a oltre 27 miliardi di euro, di cui 17,5 di importazioni e 9,8 di esportazioni. L'Unione era il quinto partner commerciale dell'Indonesia, mentre l'Indonesia era il 33° partner commerciale dell'Unione e il quinto partner tra i paesi dell'ASEAN.
Nell'ultimo decennio gli scambi di beni tra l'Unione Europea e l'Indonesia sono aumentati di oltre il 24%. Le importazioni sono aumentate di oltre un terzo, mentre le esportazioni sono aumentate di più del 10%. Per affrancarci da Stati Uniti e Cina bisogna anche fare altro. Lo vediamo nei prossimi video. We can rise up. Like, iscrizione, fai girare. Like, iscrizione, fai girare.